Benvenuti o bentornati su Uncinetto d'Argento, io sono Silvia e in questo video realizziamo insieme questo scaldacollo unisex utilizzando i ferri da maglia circolari. Un progetto versatile, adatto per grandi e piccini, morbidissimo, elastico e soprattutto estremamente semplice da replicare. Uno scaldacollo unisex e personalizzabile in tutte le misure, dalla larghezza all'altezza, e replicabile anche dai principianti dei ferri da maglia, poiché utilizziamo solamente i punti base, dritto e rovescio, in una semplice sequenza di punti che andremo a ripetere lungo tutta la nostra lavorazione e ovviamente ti seguirò passo passo lungo tutta l'esecuzione del progetto, dall'avvio fino alla chiusura. Utilizziamo un punto non reversibile, questo è l'aspetto sull'esterno del nostro progetto, mentre questo è il progetto visto dall'interno. Le texture sono differenti, ma secondo me entrambe molto carine, che ci consentono anche di variare l'indosso del nostro progetto. Come filato ho scelto una pura lana vergine, un prodotto made in Italy del quale vi parlerò approfonditamente tra pochissimo, perfetta anche per chi come me ha una pelle particolarmente sensibile. Passiamo quindi a vedere insieme la lista dei materiali occorrenti, tutte le misure che ci servono, i nostri ferri e andiamo a sferruzzare insieme il nostro scaldacollo. Per questo progetto ho scelto di utilizzare Puressa di lanaio.it, un filato made in Italy 100% pura lana vergine. La lana vergine è un materiale naturale, noto per la capacità di trattenere il calore, quindi ci mantiene al caldo durante i mesi freddi, ma allo stesso tempo risulta traspirante e fresca per i mesi caldi. Il singolo gomitolo ha un peso di 50 grammi per una lunghezza di circa 100 metri. Consigliati uncinetto e ferri da maglia 4 o 4,5. Questo colore è veramente molto particolare, è un incrocio tra un grigio chiaro e un azzurro carta zucchero e lo trovate tra i colori disponibili con il codice 12504 ed è solamente uno dei 30 colori disponibili per questo filato. Puressa è la scelta ideale per chi vuole creare dei capi unici, dell'abbigliamento di qualità, adatto ad ogni stagione e per tutta la famiglia. Infatti possiamo creare capi per noi adulti, ma anche per i nostri bambini, ed essendo un 100% lana vergine è anche una scelta ecologica e sostenibile. Lo consiglio a chi vuole creare con uncinetto e ferri da maglia progetti con un tocco di eleganza e naturalità. La sua texture è morbida, leggera, adatto per scaldacolli come quello che realizzeremo insieme, ma anche per maglie, maglioni, cappelli, sciarpe e molto altro. Vi consiglio di dare assolutamente uno sguardo a questo filato sul sito di lanaio.it, dove vi ricordo è attivo anche un programma fedeltà che vi consente di accumulare punti e ottenere degli sconti sui vostri acquisti. Vi lascio il sito di lanaio.it scritto sullo schermo e nel box informazioni sotto il video e troverete indicato sullo schermo anche il numero esatto di gomitoli utilizzati per questo progetto. Come ferri circolari utilizzo delle punte numero 4,5 insieme ad un cavo 60 cm. Se non avete un cavo di questa misura, ma ad esempio un cavo più lungo, non è un problema. Potrete lavorare utilizzando la tecnica del Magic Loop. Se non la conoscete e volete impararla, la trovate all'interno dei miei corsi online dedicati al mondo dei ferri da maglia. Link nel box informazioni sotto il video. Per realizzare questa lavorazione dobbiamo avviare sui nostri ferri un numero di maglie multiplo di 3 e andare poi ad aggiungere una maglia in più per la chiusura in circolare. Come comprendere quante maglie dobbiamo avviare sui ferri in base alle nostre misure, al filato, ai ferri e alla nostra mano di lavorazione? L'unico metodo affidabile è quello di realizzare il campione. Il campione deve essere eseguito con lo stesso numero di ferri con i quali andrete poi a lavorare il progetto.
Vi consiglio di realizzarne uno almeno 20 x 20 cm e all'interno di questo spazio misurare 10 cm. Fatto questo, andiamo a fare le dovute proporzioni. Dobbiamo avviare un numero di maglie multiplo di 3 e il nostro scaldacollo deve passare agevolmente dalla nostra testa. La misura in media della circonferenza della testa di una persona adulta varia tra i 50 e i 55 cm. Prendo in considerazione la misura più grande, 55, e vado a misurare quante maglie sono presenti nei 10 cm del mio campione. Nel mio caso, in 10 cm di campione ho 21 punti. Con questi dati posso eseguire i miei calcoli. 21 è il numero di maglie in 10 cm. Lo vado a moltiplicare per 55, la misura della circonferenza che mi serve. Il numero ottenuto lo vado a dividere per 10 cm, quelli del mio campione. Ottengo 115,5. Questo numero deve corrispondere al numero di maglie da avviare sul ferro. Deve essere un multiplo di 3, ma soprattutto deve essere un numero senza virgola. Ho deciso poi di fare una variazione. Ho deciso di sottrarre circa il 5%, così da ottenere uno scaldacollo che passa dalla testa, ma che rimane abbastanza aderente al mio collo. A questa cifra vado quindi a sottrarre 5%. Ottengo 109,725. Questo numero deve essere multiplo di 3 e senza virgola. Andando ad arrotondare, quale numero si avvicina il più possibile a questo risultato? Sia 109 che 110 non sono divisibili per 3. Possiamo scegliere tra 108, perfettamente divisibile per 3, e 111, anche lui perfettamente divisibile per 3. Nel mio caso ho scelto di avviare 111 punti, aggiungendo una maglia in più che è quella che mi consente di chiudere in circolare il mio lavoro. Vado ad avviare sui miei ferri circolari un totale di 112 punti. Avviate le maglie sui nostri ferri, prima di chiudere in circolare, dobbiamo sempre verificare che le maglie siano tutte rivolte nello stesso verso. Non devono infatti esserci torsioni di questo tipo. Nel mio caso ho avviato sui miei ferri 112 maglie. L'ultima maglia avviata è quella in più rispetto al mio multiplo che mi consente di chiudere in circolare il mio progetto. Lavorata questa maglia, la passo dal ferro di destra al ferro di sinistra. E posiziono un marcatore per segnare l'inizio e la fine di ciascun ferro. Per chiudere in circolare prendo le prime due maglie presenti sul ferro di sinistra insieme a dritto. In questo modo e le lavoro insieme. Lavoro a dritto anche il punto successivo. Il punto seguente lo lavoro a rovescio. Lavoro a dritto il punto successivo, il seguente ed eseguo poi un rovescio. Questa sequenza di punti è quella che dovremo ripetere per tutto il ferro. Alterniamo due maglie a dritto a una maglia a rovescio. Dritto, dritto, rovescio, dritto, dritto, rovescio e proseguiamo in questo modo
lungo tutto il nostro ferro. Se abbiamo lavorato correttamente, al termine del ferro lavoreremo dritto, dritto e l'ultima maglia prima del nostro marcatore di inizio e fine giro sarà un rovescio. Spostiamo il marcatore dal ferro di sinistra al ferro di destra e abbiamo così completato il nostro primo ferro di lavorazione. Abbiamo alternato 2 maglie a dritto a una maglia a rovescio per tutto il ferro e questi passaggi dobbiamo ripeterli esattamente nello stesso modo per i prossimi 2 ferri. Lavoriamo quindi punto su punto, dritto su dritto e rovescio su rovescio. Non ci sono variazioni. Proseguiamo in questo modo fino al termine del nostro ferro, così da completare il ferro di lavorazione numero 2. Anche per il terzo ferro ripetiamo gli stessi passaggi. Lavoriamo punto su punto, alternando così 2 maglie a dritto a una maglia a rovescio, dritto, dritto, rovescio, fino al termine del nostro ferro. Ultimi punti ed ecco completato anche il mio terzo ferro. Questo è il risultato che andremo ad ottenere al termine dei nostri primi 3 ferri. Vediamo ora come proseguire con il ferro numero 4, l'ultimo della sequenza di ferri che andremo a ripetere per tutto il nostro progetto. Passato il marcatore, per tutto il mio quarto ferro dovrò lavorare a rovescio. Sposto quindi il filo sul davanti e lavoro a rovescio tutti i punti che si presentano sul mio ferro. Questo andrà a creare una sorta di linea di stacco all'interno della mia lavorazione. Proseguo quindi con una maglia a rovescio lungo tutto il mio quarto ferro. E abbiamo così completato il nostro quarto ferro. Ed ecco quello che andiamo ad ottenere dopo questo ferro lavorato tutto a rovescio. Come si prosegue per il prossimo ferro e per tutti i ferri successivi? Non dobbiamo fare altro che ripetere i passaggi che abbiamo eseguito per questi primi 4 ferri. Il quinto, sesto e settimo ferro altro non saranno che una ripetizione dei primi 3 ferri. Lavoreremo quindi 2 maglie a dritto alternate ad un rovescio. L'ottavo ferro sarà la ripetizione del quarto, quindi lo lavoreremo tutto a rovescio. La ripetizione dei ferri è molto semplice da ricordare. Ogni 3 ferri, lavorati 2 dritti e un rovescio, c'è sempre un quarto ferro lavorato tutto a rovescio. Non ci sono aumenti e non ci sono diminuzioni. Non dobbiamo quindi far altro che ripetere i passaggi di questi 4 ferri finché il nostro progetto non avrà raggiunto l'altezza desiderata. Continuiamo quindi a lavorare in questo modo, ferro dopo ferro, fino ad ottenere un risultato come questo. In particolare ho lavorato ripetendo le mie sequenze di ferri fino a raggiungere un'altezza di circa 15 cm. Ovviamente l'altezza del progetto è a piacere, più sequenze di ferri andiamo a lavorare, più alto verrà il nostro scaldacollo. Ho terminato la mia lavorazione sul giro lavorato a rovescio. Vediamo ora insieme come chiudere il nostro progetto. Andiamo ad eseguire una chiusura elastica. Lavoro l'ultimo punto
di questo ferro a rovescio ed ecco il mio marcatore di inizio e fine giro che ora vado a riporre da parte. E cominciamo con la nostra chiusura. Lavoriamo a dritto la prima maglia e sempre a dritto anche la seconda. Dopodiché eseguiamo un gettato sul nostro ferro e dobbiamo accavallare le 2 maglie appena lavorate a dritto sopra il nostro gettato. Quindi con la punta del ferro di sinistra prendo la prima maglia e la accavallo sul mio gettato e stessa cosa faccio con la maglia successiva. In questo modo posso anche accavallare le 2 maglie contemporaneamente. Vediamolo insieme. Lavoro a dritto la prossima maglia, eseguo il gettato e con la punta del ferro di sinistra entro nelle 2 maglie contemporaneamente e le accavallo sul gettato. Lavoro a dritto, gettato e accavallo, dritto, gettato. Posso accavallare insieme oppure singolarmente. E proseguo in questo modo fino ad arrivare al termine del mio ferro. Vado a lavorare l'ultimo punto eseguendo l'ultima accavallata e come potete vedere ho terminato il filo proveniente dal gomitolo, quindi non devo andare a tagliare. Allungo leggermente la mia asola e sfilo i miei ferri. Sfilo il tutto e utilizzando un ago vado qui sotto al primo punto che mi si presenta a sinistra, torno indietro sulla mia destra passando al centro del mio punto e portando così il filo verso l'interno del mio lavoro. Mantengo il tutto morbido e vado a bloccare questo filo all'interno della mia lavorazione, sempre utilizzando l'ago. E questo sarà il nostro risultato, un bordino super elastico. Siamo così arrivati al termine del nostro progetto realizzato con il filato Puressa di lanaio.it. Filato che ha reso il mio scaldacollo morbidissimo, elastico ed estremamente piacevole da indossare. Vi invito a dare uno sguardo a questo filato e a tutti i filati disponibili sul sito di lanaio.it che trovate scritto sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. Ma ora ditemi, questo progetto vi è piaciuto? L'avete trovato interessante? Lo andrete a replicare con i vostri ferri? Fatemelo sapere lasciando un commento proprio qui sotto il video e se avete apprezzato le mie spiegazioni lasciate anche un bel pollice in su. E se non volete perdervi tutte le mie prossime pubblicazioni, beh, non dovete far altro che iscrivervi al mio canale cliccando sull'apposito pulsante presente sempre sotto il video. Con questo progetto morbidissimo vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.